In questo video. Guardalo lì che bello! Baby lama. Che spettacolo! Stiamo andando a prendere il treno, non so se sia piacevole quello che stiamo vedendo, cioè piena di persone, c'è un casino atomico. Ma perché? Il primo caffè decente da una settimana. Apparentemente ce l'abbiamo fatta. Andiamo di trovare la carrozza e poi saliamo su questo mistico The Voyager Machu Picchu Train. Vediamo, dovrebbe durare un'orettina e mezzo. Emozioni van profunda que van le strade, sé que algún día volverá y por eso vivo sin temor. Qualche ora dopo. Una scolaresca qua che non mi fa passare, adesso vedo un attimo di farmi strada. Per il resto siamo arrivati e adesso devo trovare il transfer. Un macello così, neanche regalassero soldi. Sarà mai il nostro nome. Andrea, Veronica. Oddio. Ma siamo sui binari. Che bello. Non abbiamo il ragazzo che ci viene a prendere, ma va bene. Comunque dopo un'orettina siamo arrivati ad Aguascalientes e adesso dovremo riuscire ad arrivare all'alloggio. Poi ci mettiamo giù, doccia, pappa, poi mi salanna perché domani mattina c'è da correre. La solita Plaza dell'Arma. Caruccia. Assorbi. Guarda quanto colore. Ti chiedo una bella macchia blu. Sì, perfetto. Guardalo lì che bello! Quando si dice che tutto è tamarro, qua in Perù c'è belli sti LED, questi vetri. È molto ignoranti, cavò, cioè, ma che roba. Ma come sfrizza? Cheers, qua. Ma non va a città. No! Il giorno dopo. 6 in punto, l'alba c'è stata circa da un quarto d'ora, 20 minuti. Siamo in fila per entrare a Machu Picchu. C'erano due opzioni, o svegliarsi alle 4:30 e farsi circa un'oretta e mezza di camminata a piedi e un 500 metri di dislivello, oppure svegliarsi alle 5:20, quindi quasi un'ora dopo, prendere l'autobus. Mi ha riflettuto tanto alla fine e siamo andati per l'autobus, anche perché dentro ci sono più di 3 ore di guida. Stavolta abbiamo ceduto. Era la capitale della regione dell'Antisuyo. Ricordate che l'impero Inca è diviso in 4, 86 anni per costruire. Nell'anno 1560 già nessuno abitavano qua. Il 70% originale, 20% ricostruito e 10% è nuovo. Quante persone abitavano? 500, 700. Prima dell'arrivo degli spagnoli l'Inca erano 10 milioni di abitanti. Nell'anno 1572 già erano solamente 500.000. Incredibile, c'è la guida che ci sta dicendo talmente tante quelle cose che non avrei mai saputo. Tomba reale. Carina. Anche umile. Tempio del Sole. E si vede che ci sono due finestre, vero? Sì. La finestra a destra lo usavano per il solstizio dell'inverno. Quel giorno sacrificavano un lama, non per offrire, per predire un futuro fenomeno del Niño. Poi vorrei capire come facevano più di 500 anni fa a sapere e scoprire tutte queste cose qua. Cioè, io non riesco a allacciarmi le scarpe, non lo so, non riesco a fare niente. E loro studiavano tutte le varie fasi lunari, fasi solari, quando raccogliere, quando piantare. Dei geni, e soprattutto le costruzioni, sai, anche tutti i terrazzamenti sono veramente bellissimi. La curiosità degli Inca erano super dediti al matrimonio e quindi quando veniva preso l'impegno doveva essere assolutamente rispettato. In caso di tradimento o infedeltà venivano tagliati gli organi all'uomo e impossibilitato alla penetrazione alle donne. Queste due ciotole, come degli occhi, lo venivano utilizzati per sapere quando coltivare e quando raccogliere, quindi seminare e raccogliere. In Machu Picchu inizia la foresta amazzonica. Giardinieri peruviani. Guarda che bella erbetta che tengono. Curiosità, la carne del lama è tossica per gli umani. Ci mette tipo, ci ha detto la guida, fino a 8 giorni per essere digerita. Ed è molto molto dura.
quindi alpaca buono, lama non buono. La parte fatta fino adesso era, diciamo, la visita per capire proprio il funzionamento di tutte le costruzioni presenti, mentre adesso ci spostiamo verso lo spot più classico, dove c'è la vista dall'alto. Probabilmente ci sarà un pochino di coda. Ci sono due terrazze, questa qua qui dietro e quella dove siamo noi. Noi siamo nel circuito 3, mentre l'1 e il 2 sono lì su. Loro hanno sempre noi davanti in qualsiasi foto, mentre noi non abbiamo assolutamente nulla. Quindi costerà qualcosina di più il biglietto, ma se dovete farlo andate assolutamente per il circuito 3. Vi permette anche di visitare la parte bassa e poi di rientrare e venire su e trovare questa terrazza con praticamente nessuno. Usavano questa piazza per fare un tipo di mercato, non il baratto non esisteva in quel periodo. Il re prendeva tutta la produzione e lo distribuiva d'accordo 50% per il popolo, 40% per i templi e 10% per il re. Baby lama. Adesso è piccolo però. E anche il tour a Machu Picchu è finito. È vero, foto e video di questa città se ne trovano ovunque, rispetto alla montagna Arcobaleno è forse più turistico. Una volta all'interno però l'atmosfera che ti avvolge è davvero piacevole e si riesce ad apprezzare tutta la bellezza di questo luogo, non per niente una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Ora però è tempo di rientrare, inizieremo quindi la discesa, a piedi questa volta. Abbiamo incontrato della gente a metà strada che stava morendo, facendo noi fatica a scendere, perché adesso tra l'altro c'è molto caldo, sono verso le 10:30, 11, e quindi mi immagino con che voglia uno faccia la salita. Se arriva sul sé, vuoi soltanto prendere l'autobus e tornare giù, te ne frega più nulla di Machu Picchu. Quindi consiglio spassionato, autobus a salire almeno, poi magari la discesa a piedi che è bellina. Ci sono molti scalini in mezzo alla foresta qua, però è ben segnata. Abbiamo quasi terminato la discesa alla Machu Picchu, abbiamo messo circa un'oretta nella parte con i giardini, adesso c'è la parte dal ponte alla città che sono circa 20 minuti. Per fortuna abbiamo preso l'autobus. 1 hour later. Drink di mais viola, così almeno oggi stiamo tutti male. Tutta questa è la fila per prendere il biglietto per Machu Picchu. Penso che rimarranno qua in coda per settimane. E comunque la fila continua ancora qua. Ancora qua. Fila dietro. Ma è un pellegrinaggio comunque, ci sono, se non dir tanto, 300-400 metri di coda, pazzesco, ma che casino. Il periodo di Machu Picchu è finito, adesso dobbiamo tornare indietro, sempre col treno. Quindi stasera siamo di nuovo a Cusco, poi domani mattina abbiamo l'aereo per Lima, poi dopo abbiamo l'ultima giornata a Lima e dal 27 in teoria finisce il nostro tour. Ma non per me, perché piccola sorpresina, dal 27 ci aspettano alcuni giorni interessanti. 8:01 p.m. Guarda che bella, tonno e cipolla. Early the next morning. Giorno 11. Ieri alla fine dopo il treno siamo andati in albergo, docetta veloce, cena e poi verso le 10:30, 11 eravamo a letto perché eravamo abbastanza cotti. Stamattina sveglia alle 7, colazione, adesso sono le 8:30, siamo già all'aeroporto di Cusco perché fra un'orettina e qualcosa abbiamo il volo che ci porterà a Lima. Atterrati a Lima abbiamo preso dopo il solito taxi che si è portato a Miraflores, più o meno 4 euro a testa, razza imposta. Docina veloce, usciti per pranzo, siamo andati a sfondarci in un buonissimo ristorante di pesce. Dopodiché adesso abbiamo fatto 2 pasti, siamo riusciti a prendere un caffè quasi decente. Andiamo in camera, ci sistemiamo un attimo, poi vedremo dove andare. Dobbiamo anche preparare tutta la roba per domani. 346 minutes later. Siamo anche riusciti a farti avere a Lima.
C'è sempre nuvolo in questo periodo, però la pioggia è veramente rara. Niente, adesso stiamo andando a uno spettacolo molto famoso nella fontana qua a Lima, che dovrebbe essere molto bello in teoria. Sempre se lo fanno, perché visto che piove non ne sono sicuro. Potevamo skippare il circuito magico dell'acqua, ma certo che no. Bene €1 d'ingresso, ma merita. Questo è un enorme vaporizzatore e bellissimo, ci sta arrivando l'acqua anche a noi. Non so se mi spiego, guarda che spettacolo. Bellissimo, super trash. Y acá se ve mejor y Ma guardala lì, mi sto riempendo d'acqua, cazzo piove tantissimo. Oppala, mi sto lavando, permesso, aiuto. Oh, loro hanno capito tutto del gioco e quindi hanno deciso di fare la doccia. La pulizia è importante. Alla fine stasera abbiamo fatto circa le 2. Adesso siamo pronti per andare a letto. Domattina abbiamo lo sveglia intorno alle 9, un pochino prima. Prepariamo tutto e poi ci aspetta un altro volo, ma non per tornare a casa. E in questa vacanza alla fine, considerato anche gli scali, faremo 8 voli, quindi non male. A te.